tutti, oggi presentiamo una ricetta particolare. Visto il periodo, forse già dalla carrellata sugli ingredienti qualcuno ha già intuito cosa andiamo a preparare. Oggi facciamo le cuzzupe. La cuzzupa è un dolce tipico calabrese, poi è normale che, ed è da dire, ogni provincia della Calabria, ogni città, ogni paese ha la sua ricetta personalizzata, la sua ricetta particolare. Noi su Crotone in particolare la facciamo in questo modo, quindi è tipica calabrese, però in particolare questa ricetta che vado a presentare in questo video è tipicamente della provincia di Crotone. Poi anche su questo poi c'è qualcuno che discuterà, però lasciamo stare le varie opinioni, perché è normale che ognuno può pensarla come vuole, può farla come vuole e può anche variarla, perché poi andiamo a vedere all'interno dell'esecuzione della ricetta quali sono effettivamente le alternative che si possono applicare a questo tipo di preparazione. Allora, la cuzzupa è un dolce, come dicevo prima, tipico del periodo pasquale, quindi di Pasqua. Se vogliamo citare un po' della tradizione, principalmente era un dolce che oltre a fare in questo periodo si faceva anche per rispetto al fidanzato della figlia nelle famiglie nell'antichità, e addirittura si andavano a incastonare le uova sulla cuzzupa e in base al numero degli anni di fidanzamento si mettevano le uova proprio sopra, quindi sono dei particolari che a me personalmente mi hanno raccontato i miei nonni, i miei zii, quindi sono particolari che nelle famiglie vengono poi portate avanti. Passiamo subito alla realizzazione della ricetta, così vediamo in particolare gli ingredienti che ci vogliono e poi quando andiamo a formarla vediamo effettivamente qualche altro dettaglio. Gli ingredienti. Allora, abbiamo 1 chilo di farina per dolci, oppure possiamo utilizzare anche una farina zero. Poi abbiamo 250 g di zucchero semolato. Poi abbiamo dello strutto, che come dicevo prima può essere sostituito eventualmente anche dal burro o dalla margarina. Noi usiamo lo strutto perché dà il sapore, non altera il sapore tipico della cuzzupa. Poi vi dico altro. 6 uova, la buccia solo la parte gialla del limone per dare un po' di essenza, perché non mettiamo altre essenze. Abbiamo 2 bustine di lievito per dolci, questo per quanto riguarda l'impasto. Poi vedremo per la decorazione che va fatta la glassa con zucchero semolato e succo di limone e la decoriamo con delle codette, dei cioccolatini, oppure poi ritorniamo sul discorso uova. Allora, adesso andiamo ad inserire gli ingredienti nel boccale della planetaria e vediamo in dettaglio l'inserimento. Allora, utilizziamo come dicevo prima, la planetaria, un impasto che si può fare tranquillamente anche a mano, perché è una sorta di frolla, diciamo, solo che c'è la variazione degli ingredienti, quindi mettiamo lo strutto anziché mettere il burro o la margarina. C'è meno zucchero rispetto a una frolla normale e ci sono più uova. Andiamo a inserire prima la farina, quindi la setacciamo un pochino, quindi andiamo ad inserirla nel boccale, la setacciamo, inseriamo un po' alla volta.
quindi abbiamo la farina setacciata, poi setacciamo il lievito per dolci, così gli togliamo eventuali grumi e lì il lievito per dolci riusciamo a mettere quello semolato, quello vanigliato, così gli diamo anche poco di essenza, e poi andiamo a inserire lo zucchero. Quindi abbiamo inserito tutte le polveri, diamo giusto una miscelata in questo modo. Andiamo a metterlo in macchina e aggiungiamo lo strutto e le uova un po' alla volta. Allora, siamo pronti con la planetaria. Prima di inserire lo strutto facciamo giusto una grattatina alla buccia limone, non nemmeno molto, perché poi abbiamo la glassa, che noi la chiamiamo a naspero, che è sempre a base di succo di limone e albume, quindi l'importante è che il limone è lavato e possibilmente bio, giusto per non avere problemi con pesticidi e cose varie. Allora, buccia del limone, passiamo un attimo, gli faccio fare un altro giretto. E andiamo a inserire il strutto. Se utilizziamo l'impasto a mano possiamo tranquillamente sabbiarlo come quando facciamo la frolla. Quindi andiamo a fargli fare un altro giro. Se notate, come attrezzo ho messo la foglia alla planetaria, all'impastatrice, perché è quella che viene utilizzata per fare questo tipo di impasti. Non essendo un impasto lievitato non mettiamo il gancio come la ricetta che abbiamo già visto della pizza, per esempio, l'altra volta, ma utilizziamo facciamo girare così qualche minuto, 1-2 minuti massimo, giusto per fare sabbiare un pochino lo strutto con la parte secca. Intanto si alza un pochino il profumo dell'essenza del limone. Quando vediamo che si comincia già a sabbiare un pochino il tutto, possiamo tranquillamente fermarci un attimo. Andiamo a inserire le uova e ripartiamo. Anche questo ci regoliamo dall'impasto quando dobbiamo aggiungere il resto. Ok, ci fermiamo, altre uova e ripartiamo.
vedete che l'impasto comincia già a legarsi. Fate sempre attenzione alla consistenza, quindi andiamo a sentirlo con le mani, perché può capitare a volte qualche uovo più piccolino come peso, quindi abbiamo bisogno dell'aggiunta. Quindi se andiamo a verificare che l'impasto è un po' che si stacca, anche se questo qua potrebbe già andare bene, però un altro uovo ci vuole, quindi lo andiamo ad aggiungere. Quindi aggiungiamo un altro uovo e ripartiamo. Aspettiamo che assorba anche questo e poi andiamo sulla spianatoia. Comincia già ad asciugarsi. Ok, l'impasto è perfetto. Andiamo a levarlo dalla foglia. Infatti guardate, non si attacca nemmeno alle mani. Togliamo. Adesso passiamo l'impasto sulla spianatoia con un po' di farina e formiamo i dolci. Allora, andiamo a infarinare un pochino la spianatoia e andiamo a passarci l'impasto. Guardate com'è bello impastato. Allora, come le andiamo a formare? Allora, io intanto partirei con l'esempio che vi dicevo prima, con quella dell'uovo incastonato sopra. Ci prendiamo un pezzettino di pasta e ci facciamo, ricaviamo un salsicciotto del genere. Facciamo non è troppo sottile né troppo grosso e andiamo a fare questa operazione qua, guardate. Facciamo così, prendiamo l'uovo e lo mettiamo così. Ci richiamiamo i filettini di pasta, li chiudo in questo modo e in questo modo. Così e andiamo a mettere sulla teglia. Sulla teglia. Facciamo un'altra forma, sempre con esempio con l'uovo. Molto semplicemente facciamo una sorta di ciambella, un po' più stretta, uovo sopra, anche perché questo qua poi lievita. Anche qua ci togliamo qualche filetto di pasta, andiamo a chiudere
così, stessa chiusura di prima, e diamo una forma così. Ok, e adesso possiamo sbizzarrirci con le forme che vogliamo. Comunque se lo facciamo per i bambini possiamo fare dei biscotti, se facciamo per giusto così per presentarli come dolci possiamo fare varie forme, però anche forma normale così senza uovo, anche perché poi la glassa sopra. Come la stessa cosa possiamo anche fare tipo biscotti da inzuppo, perché in genere la cuzzupa si può anche mangiare col latte la mattina, quindi possiamo tranquillamente fare dei biscotti di questa grandezza qua. Così, andiamo in impasto, facciamo altri, e poi prepariamo qualche altra forma più grande. Facciamo altre 2 ciambelle in questo modo e in questo modo, facciamo così. Facciamo lo stesso con questo, stessa proporzione, sempre in 2, in questo modo, in questo modo. Adesso andiamo in forno per 30 minuti a 180 gradi, forno preriscaldato statico. Allora, mentre le cuzzupe sono in forno, andiamo a preparare la glassa per dopo. Gli ingredienti che servono sono un albume, all'incirca 250 g di zucchero semolato, vi raccomando zucchero semolato, non zucchero a velo, perché a differenza di altre glassi che vengono utilizzate per altri dolci tipici di altre regioni o anche in Calabria, viene utilizzato lo zucchero a velo e alla fine abbiamo una glassa molto liscia. Invece la caratteristica di questa glassa qua, del naspero per le cuzzupe, è proprio il fatto che è ruvida, quindi solo lo zucchero a velo ci può dare questo effetto finale. E poi abbiamo il succo di un limone, il limone che abbiamo utilizzato prima per preparare l'impasto. Allora andiamo a prendere intanto l'albume, mettiamo dentro, ciotola, con una frusta anche con un frullatore. Non dobbiamo fare una montata chissà a che livello, è sfumoso, perché non ce n'è necessità. Già quando diventa spumoso così andiamo col colino per evitare i noccioli, andiamo
mettere nel nostro limone. Prima metà. L'altra metà. E andiamo ad aggiungere piano piano lo zucchero. Ok, adesso continuiamo a girare fino ad ottenere un composto bianchissimo. Perfetto, guardate com'è la resa. Questa è la consistenza che deve avere. Adesso lasciamo un attimino riposare nel frattempo che si cuociono le cuzzupe e poi andiamo a glassare i dolci quando si stemperano un pochino, non appena li togliamo dal forno, perché la glassa se no scende tutta, e la andiamo a decorare. Allora, mezz'ora precisa di forno, questo è il risultato. Naturalmente durante la cottura stiamo attenti al massimo solo di spostare di livello la teglia, così teniamo sotto controllo la cottura della parte di sotto della cuzzupa. Adesso andiamo a glassarla. Guardate la glassa, se la facciamo asciugare un pochino come si diventa più densa. Questo è l'effetto, l'effetto finale che deve avere la glassa. I biscotti ancora sono tiepidi, le cuzzupe sono tiepide, quindi è il momento giusto per glassarle. Ci possiamo anche aiutare con un pennellino, quindi andiamo piano piano a mettere sopra la glassa. È normale che un pochino, visto che ancora la cuzzupa è calda, scende, però si stabilizza poi da solo. Ti consiglio di farla scendere un pochino e poi fare al massimo la seconda passata. Adesso andiamo a glassarle così. Questo naturalmente è gusto, chi preferisce più glassa di sopra ne mette di più, chi può metterne di meno, però posso garantire che anche per i bambini è molto gradita. Anche perché prima che si asciuga dobbiamo andare mettere le decorazioni, che sono quelle che danno un po' di colore dolce. Facciamo
molto piccolino, quello piccolino possiamo anche glassarlo tipo così, come quando facciamo i bignè, facciamo una glassatura molto più densa così. Andiamo a decorarne qualcuno. Allora, abbiamo detto, possiamo mettere qualche ovettino colorato, visto che è Pasqua, mettiamo che simbolo così, poi mettiamo qualche codetta colorata in questo modo. E chi gradisce, giusto per dare un'alternativa, per dare un colore diverso, anche qualche goccia di cioccolato fondente. Eccolo qua. Adesso tiriamo un attimo così, faccio vedere la piettata. A voi e alla prossima.